Onde del Sud. Decimo piano di un palazzone qualunque, corridoio stretto, monitor ammassati senza ordine. Non esattamente Hollywood, l'avevo pensato appena arrivato, deluso come ci si sente delusi quando la realtà non regge il confronto con l'immaginazione. Poi avevo visto Katia. Una stretta di mano con trasporto, un sorriso che sapeva già troppe cose. Mio fratello Filippo mi osservava con quell'aria divertita di chi assiste a qualcosa che conosce bene e preferisce non commentare. Eravamo finiti al cinema senza vedere niente, poi in macchina tra gli alberi con i vetri appannati e Bob Marley in sottofondo. Quella sera avevo capito due cose: che Katia era molto più esperta di me e che aveva un ragazzo 25 anni, neolaureato, padre notaio. Non me ne ero andato, non avevo voluto farlo. Certi addii arrivano due volte. Il primo lo senti, il secondo lo capisci. Onde del Sud, buongiorno. Quella voce suadente, familiare, impossibile da ignorare. Buongiorno, bella segretaria. Ciao Max, tesoro, hai sentito la mia mancanza? Ogni momento, in ogni situazione, non riesco a fare a meno di pensare a quella sera. Non lo dissi, ma lo pensai forte. Katia aveva ripreso a chiamarmi, o meglio, ero io che chiamavo lei al centralino di Onde del Sud. L'unico modo per sentirla, dato che il ragazzo non doveva scoprire niente. Ma quella mattina c'era una novità. I miei genitori erano partiti per Milano con Filippo, casa vuota, letto matrimoniale, tutto il giorno davanti. Le spiegai la situazione in modo asciutto, cercando di non sembrare troppo ansioso. Domani lavoro mezza giornata. Ma Luigi, il mio ragazzo, il venerdì sera e il sabato sono gli unici giorni in cui stiamo insieme, disse lei abbassando la voce. Pausa? E la domenica? Va fuori con i suoi. In una villetta in campagna dice che si rilassa e studia meglio. Hanno il telefono in campagna? No. Una risatina trattenuta, quasi involontaria. Perfetto. Fu una delle esperienze più memorabili di quel periodo della mia vita. Avevamo a disposizione il letto matrimoniale con l'armadio frontale, la radio accesa per non fare sentire i vicini. Nessuna fretta, nessun posto dove andare. Era pomeriggio inoltrato quando ci stavamo rivestendo e mi accorsi che Katia aveva le lacrime agli occhi. Rimase in silenzio, guardandomi. Le accarezzai i capelli. Ho riflettuto. Max, è tutto sbagliato. Non risposi. Ho un ragazzo che mi ama e mi trovo qui a... Ho sbagliato. Non mi sono mai comportata così. Le risposi distinto, ma non mi conoscevi. Capii subito dopo che suonava arrogante. Mi prese la mano e mi fissò con uno sguardo triste e difficile da dimenticare. Tu mi piaci molto, hai tanta passione. Ma io sto con Luigi, lui mi ama, ha fiducia in me. Vuole fare progetti di vita insieme. Mi sento terribilmente in colpa. Ma se ti trascura per studiare in continuazione? Non mi trascura. Pensa al nostro futuro e si impegna il più possibile. Questa è maturità, Max. Quella parola mi colpì come uno schiaffo. Mi stavo innamorando di te. Le dissi con un filo di voce. Lo so, anche per questo dobbiamo smettere. Perdonami. Al primo litigio tra Luigi e Katia mi trovai nuovamente avvinghiato con lei, nella macchina parcheggiata tra gli alberi. Non durarono molto i dissapori tra loro, ma perlomeno me la godetti ancora un po'. Poi sparì davvero e io rimasi con una sensazione strana addosso. Non esattamente il dolore dell'abbandono, più una specie di stupore. Come quando finisce un film bello e le luci si riaccendono e non sai ancora dove sei.